Bentornati a tutti su BMaker Electronics, io sono Marco e oggi andiamo a vedere meglio il CD4017, che è un integrato, è un contatore decoder decade CMOS molto utilizzato in ambito elettronica digitale. Andremo a vedere meglio le sue caratteristiche, il suo potenziale e faremo qualche progetto per divertirci. Metto a schermo i pinout del CD4017. Allora, troviamo le uscite che va da Q0 a Q9. Vedete illustrato potete vedere sulla figura sullo schermo i pin 8 e 16 e l'alimentazione dell'integrato. Sul pin 8 troviamo la massa, quindi il GND. Sul pin 16 troviamo l'alimentazione positiva, che di solito non è più di 15 volt, poi dipende dal datasheet dell'integrato che abbiamo. Troviamo il pin 14, che è l'ingresso del segnale di clock. Ogni volta che rivela un segnale di salita, fa avanzare l'uscita da Q0 a Q1 a Q2 e via dicendo. Il pin 15 è il pin di reset. Se portiamo alto questo pin, vi porta subito a 0 tutti i segnali, quindi tutte le uscite da Q a 0 a Q9 a livello logico basso. Il pin 13 è il clock enable. Se portiamo alto questo pin, il segnale di uscita si blocca istantaneamente. Il pin 12 ha la funzione di carry out se vogliamo collegare più CD4017 in cascata. Quindi che fa questo CD4017? Ogni volta che sul pin di clock riceve un segnale, quindi un fronte di salita alto, si accende, va alto un'uscita, si parte dal Q0, poi con un altro segnale di clock va a Q1, a Q2, a Q3 fino a Q9, qui riparte da Q0, quindi sono esattamente 10 uscite e dipende dalla frequenza con il quale inseriamo i nostri segnali di clock. Questo è il primo circuito che andiamo a realizzare. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Allora, per prima cosa il CD4017, senza di esso non potremo realizzarlo. Poi 10 LED che andremo a collegare alle uscite da Q0 a Q9. A parte dell'anodo, quindi alle uscite, il catodo andremo a collegare una resistenza da 1K a GND. Di solito si mette una resistenza ogni LED, ma in questo caso chiuderemo un occhio e utilizzeremo una sola resistenza. Poi andremo a collegare l'alimentazione, in questo caso utilizzerò 9 volt. Io userò un alimentatore, se voi avete una pila 9 volt potete utilizzarlo perfettamente, e con un pulsante andremo a iniettare il clock. Allora, per rendere stabile il clock ho inserito una resistenza da 10K dal positivo al pin 14, quindi avremo all'accensione del circuito il segnale, quindi un LED già acceso. Se premiamo il pulsante sul pin 14 il segnale andrà basso, quindi low, e non si spegnerà. Rilasciando il pulsante tornerà alto tramite la resistenza di pull up, quindi accenderemo il LED successivo, quindi volta in volta avremo un conteggio perfetto tramite appunto questa resistenza da 10K. I pin 13 e 15 sono collegati a GND, uno serve per il pin 13 per abilitare il clock, e il 15 per non resettare il clock, quindi collegato a GND. Ok, procuriamoci il materiale e proviamo e andiamo a realizzarlo. Eccoci sul banco. Allora, andiamo a vedere i componenti.
Allora, naturalmente una breadboard, dei LED. Io al posto dei comuni LED userò questa barra, che poi vi andrò a far vedere come funziona, composto da 10 LED. Naturalmente il CD 4017, due resistenze, una da 1K e una da 10K, un pulsante e dei jumper per collegare tutti i collegamenti del circuito. Ho messo il tester in modalità ohm e andiamo a misurare le resistenze. Allora, questo dovrebbe essere da 1K, se riesco a prenderlo, ecco qua, difatti troviamo 0,99, quindi 1K. Questo dovrebbe essere da 10K, 10.000. Infatti troviamo 10.015 K ohm. Vi volevo far vedere questi LED come sono collegati. Dietro troviamo anodo e catodo. Allora, per visualizzare, cioè per capire qual è il catodo e l'anodo, andiamo a mettere il tester in modalità prova diodi. Qua sul tester, se riuscite a vedere, troviamo il simbolo del diodo. Quindi il puntale rosso andrà sull'anodo, il puntale nero sul catodo. Andiamo a metterlo. No, non suona e non indica nulla, quindi dobbiamo invertire. Quindi andremo a mettere il puntale nero qua e qua sull'anodo, il rosso sull'anodo, e difatti troviamo il tester che indica il voltaggio del diodo più il bip e il suono. Vi faccio vedere da quest'altra parte. Se mettiamo i puntali si dovrebbe accendere un pochettino anche il LED. Non so se riuscite a vedere, si accende un pochettino, è di un colore rosso. Inseriamo il 4017 sulla breadboard. Vi ricordo che si comincia a contare da 1 a 7, 8, 14. Abbiamo un puntino di riferimento, quindi qua è il pin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16. Portiamo l'alimentazione. Allora, il pin 16 al positivo, così, e il pin 8 al negativo. Mettiamo anche il pin 13 e 15 al negativo, quindi 14, 15 al negativo e anche il 13 al negativo per abilitare il clock. Inseriamo la resistenza da 10K dal positivo, adesso il positivo sta qui, al pin 14, quindi 14 qua, mettiamolo così e qua portiamo al positivo a 9 volt sulla barra sotto. Andiamo a inserire anche il pulsante, lo mettiamo qui e inseriamo una parte al positivo, cioè al positivo sul pin 14 dove sta la resistenza, l'altra parte la andiamo a collegare al negativo. Aspetta che giro,
faccio entrare meglio, se no così. Ho inserito i LED sulla breadboard, sulla parte centrale, qui si vede. Da sta parte troviamo il catodo, da questa parte l'anodo. Sul catodo andremo a collegare tutti i pin insieme. Ho collegato come da schema tutti i pin catodi, i catodi dei LED insieme, e andiamo a inserire fra il catodo e il GND una resistenza da 1 K. Mettiamolo così. Ok, mettiamo così. Non ci rimane altro che collegare le uscite del 4017 ai LED. Ok, facciamo uno a uno. Q0 pin 3 al primo LED, pin 2 al secondo LED, il pin 4 terzo LED, pin 7 al quarto, poi il pin 10, quindi 8, 9, 10 al quinto LED, ce ne rimane altri 4, pin 1, sta cominciando a diventare un casino, al pin 6 del LED, poi il pin 5, se lo trovo, eccolo qua, 5, mettiamo così, altri 2, ho saltato un LED, scusate. Ok, il 5, poi il 6, al settimo, quindi all'ottavo, ok, ultimi 2, 9, nel nono LED e Q9, quindi il pin 11 all'ultimo LED. Vi giro, ci si vede meglio, e troviamo pulsante. Ogni volta che premo il pulsante si dovrebbe accendere il LED in uno dopo l'altro. Allora, inserito il positivo, inserisco anche il negativo, si dovrebbe accendere un LED. Difatti si accende il LED, si accende il primo LED. Non so se si vede, zoom, si vede meglio. Ecco qua, il primo LED acceso. Adesso ogni pressione del pulsante, adesso se premo non succede nulla, se lascio passa al LED successivo. Premo, non succede nulla, lascio al successivo. Vediamo se ne funzionano tutti. Questo non funziona, mi sa. No, funziona tutti. Andiamo più veloce di così non posso, quindi il nostro circuito sta funzionando.
ripeto, con un'alimentazione di 9 volt. Adesso andiamo a vedere meglio il pin 13. Allora, collegato al GND, il clock avanza normalmente, quindi sta abilitato. Se portiamo il pin 13 all'alimentazione positiva, il clock nell'abilitazione si interrompe, quindi rimane fermo dall'ultimo clock ricevuto o non parte affatto. Ok, andiamo a vedere sulla scheda come funziona. Quindi abbiamo detto, se premiamo, ogni volta che premiamo il pulsante, il clock avanza. Proviamo a disabilitare il pin 13, 16, 15, 14, 13 e questo arancione, togliamolo. Sei impazzito, infatti non funziona perché non è collegato da nessuna parte. Colleghiamolo al positivo. Ho collegato al positivo, potete vedere, e effettivamente il clock non avanza. Ricolleghiamo, è disabilitato, al negativo, il clock riprende a funzionare perfettamente. Troviamo anche il pin 15 che è il pin di reset. Adesso dallo schema è collegato a GND, quindi non c'è nessun reset e il clock funziona perfettamente. Se portiamo il pin 15 all'alimentazione positiva, il clock si resetta immediatamente, si riaccende il LED in uscita Q0, quindi il LED numero 1. Ok, andiamo a vedere se è esattamente così. Ok, funziona regolarmente. Il pin 15 è questo cavo bianco che è collegato a GND. Come potete vedere è collegato alla parte negativa. Spostiamolo e andiamo a inserirlo alla parte positiva. Il LED si dovrebbe spegnere, si dovrebbe accendere il pin 1 e difatti si è riacceso il pin 1 e il clock non funziona. Rimettiamo a GND, il clock dovrebbe continuare a funzionare. Al posto di premere sempre il pulsante per far lampeggiare i LED, possiamo inserire un generatore di clock realizzato, come vedete in questo schema, con un NE555. Ci colleghiamo al sito per impostare, per scegliere la resistenza, le resistenze e il condensatore. Vi ricordo che questo schema è in modalità NN555 in modalità astabile, quindi genererà una frequenza in base alla resistenza e condensatore che andremo a inserire. Ok, andiamo a vedere sul sito. Questo è il sito visual555thirdate.com, dove possiamo scegliere a stabile, monostabile, a me mi serve una stabile, vediamo anche il LED che lampeggia. Io voglio portare la frequenza intorno ai 7 Hz, quindi già so i valori, metterò un R1 da 10K, R2 da 100 e metterò un condensatore da 1 microfarad, quindi avremo una frequenza intorno ai 7 Hz. Vediamo che il LED lampeggia. Noi toglieremo resistenza e LED e collegheremo il pin 3 al pin 14. Ok, andiamo a realizzare questo circuito sulla breadboard. Prendiamo un NE555, un condensatore da 1 microfarad, un condensatore da 10 nanofarad, una resistenza da 10K marrone, nero, arancione, una resistenza da 100K marrone, nero, giallo e andiamo a montarlo sulla breadboard. Per prima cosa togliamo il pulsante, il cavetto collegato al GND,
scolleghiamo anche pin 14, poi andremo a ricollegare e lasciamo il positivo collegato con la resistenza di pull up sul pin 14. Ho messo come da schema il NE555, questo è il piedino 1, 4, 5, 8. Come da schema 8 va sul positivo e il 4 sul positivo. Colleghiamo anche l'1 al negativo e abbiamo alimentato il nostro 555. Colleghiamo, mettiamo C2 condensatore da 10 nanofarad, fa il pin 5, quindi qua, e il GND, mettiamo così, prendo la pinzetta, ok, sul condensatore c'è scritto 103, quindi corrisponde a 10 nanofarad. Andiamo a inserire una resistenza da 10k, fa il pin 7 e il positivo, ok, la resistenza da 100k fa il pin 7 e il pin 2, colleghiamo il pin 2 così al pin 6 e infine mettiamo il condensatore da 1 microfarad, il lato positivo dal pin 2 6, quindi qua, nell'altra parte al negativo. Vediamo un po', mettiamo così. Non ci rimane che portare il pin 3 al pin 14. Ok, provo ad andare all'alimentazione e vediamo che succede. Sì, inquadro meglio i LED e troviamo un clock, una specie di supercar che funziona da solo senza io che prema nulla. Metto a schermo tutto, il circuito funziona perfettamente. Ho aggiunto un LED sul pin 3 dell'NE555 in modalità astabile, così da vedere la frequenza che emette, che esce da questo pin. Ho messo il LED insieme a una resistenza sul GND. Siamo giunti alla fine del video. Avete visto quanto è facile realizzare progetti circuitini con il 4017. Io ho realizzato questo effetto prima con un pulsante per accendere, per variare i clock, poi ho realizzato un generatore di clock con un NE555 in modalità astabile, quindi adesso funziona automaticamente. Possiamo, anzi potete migliorarlo, che ne so, aggiungendo a posto delle resistenze fisse sul 555 potete mettere un potenziometro, così da poter decidere voi la frequenza e la sequenza, il lampeggio dei LED. Ok, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se avete qualcosa da scrivere scrivete sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima.